Bene ragazzi, allora vediamo in questo video, parleremo della costanza, l'importanza della costanza. Se si vuole raggiungere l'obiettivo di migliorarsi e di crescere in qualsiasi campo, in qualsiasi ambito, la cosa di cui abbiamo più bisogno e che dobbiamo tenere a mente è di avere costanza, di imporci una certa costanza, perché la costanza vince su il talento. Quello che ho potuto vedere, non ho verità assoluta, ma ho potuto vedere che nella maggior parte dei casi che ho osservato, e ne ho osservati tanti, la persona talentuosa viene poi superata dalla persona che ha costanza. Cosa significa questo? Significa, se prendete per esempio un calciatore, quello che è più determinato, che si allena tutti i giorni, che rinuncerà a certe cose per fare il suo lavoro, per allenarsi, per la dedizione, la costanza, questa persona è quella che avrà più risultati, quindi non ha altre cose in mente, tra virgolette non dorme la notte. Cioè il suo chiodo fisso è quello di voler raggiungere quell'obiettivo. In questo non voglio dire che la persona debba diventare morbosa, ma voglio dire che, perché il più delle volte è ciò che ama fare. Se prendiamo l'esempio del calcio, è la passione, non so, per Pelé era tutto il calcio. Io penso, io non l'ho conosciuto, ma per un calciatore che ha raggiunto un certo livello significa che lui ha dato tutta la sua dedizione a quello, e quindi in questo senso la costanza, no? Come dicevo, la costanza vince sul talento. Allora uno può essere talentuoso, ma immaginate un calciatore, io porto l'esempio del calcio perché lo conoscono tutti, calciatore preso dal successo comincia a darsi alle feste, al cibo, alle donne, di qua di là, e la sua prestazione dopo cala. Questo che voglio dire, no? Quindi la costanza, cosa significa la costanza? Essere sempre sul pezzo, cioè continuare a volersi migliorare, continuare a volerlo fare, ma non necessariamente per una questione di superare gli altri, proprio per una questione che io lo porto come esempio, perché probabilmente per queste persone che hanno questa qualità che è la costanza, non è necessariamente un aspetto negativo visto in ambito negativo, ma anzi magari per loro è una modalità normale, per loro è la cosa che amano, e quindi per loro non c'è nessuno sforzo. Potrebbe essere che non c'è nessuno sforzo, almeno io, per me il tatuaggio è passione, ma immagino che per un calciatore giocare a calcio sia passione. Non lo vedo come un qualcosa che uno lo fa per lavorare, che poi porti con sé una parte di stress per determinati aspetti che questo ha, questo sicuramente, ma è la passione che muove tutto. Quindi in certi ambiti non è un lavoro come può essere, ma che anche nei lavori normali poi ci sono quelli bravi perché hanno passione. Io per esempio conosco dei muratori che hanno veramente passione per quello che fanno, e infatti sono apprezzati per il loro lavoro. Quindi se uno ha passione, come si dice, scala le montagne. Questo è. E ho notato che la dote naturale, quindi in questo senso il talento è la dote naturale, no? Ci nasci col talento. C'è chi nasce con determinate qualità, e quindi che fin da piccolo sa disegnare, che fin da piccolo ha una predisposizione per la musica,
ma se non le coltiva, se non avrà costanza e quindi probabilmente verrà distratto da altro, i suoi interessi andranno in un'altra direzione, ebbene questa persona verrà superata da altre persone che in quel campo mostrano costanza, mostrano interesse e costanza. La dedizione, la costanza. Il non dormire la notte, come dico io, il non dormire la notte. Cioè continuare a insistere. Essere costanti. Questo è quello che fa la differenza tra avere dei risultati e averne molto meno. Per cui la costanza è quel qualcosa che ci dà poi i risultati. E anche l'avere tanti interessi non è una cosa, da un lato per la persona può essere qualcosa di positivo, ma per avere dei risultati in un ambito generalmente bisogna ridurre, escludere altre cose. Altrimenti, se ci sono troppi interessi, sono tanti le scarpe in cui abbiamo i piedi, faremo male un po' tutto. Bisogna cercare di ridurre le cose che si fa, gli interessi, e dedicarsi principalmente su queste cose che si è scelto di voler far implementare. Altrimenti c'è una dispersione, altrimenti si farà poco di uno, poco dell'altro e non si vedranno i frutti. È come se io ho un campo e lo lavoro parzialmente. Giustamente raccoglierò solo dalla parte che ho lavorato. Se non lo lavoro tutto e quindi mi occupa molta dedizione e sacrificio, non avrò risultati. La cosa che conta maggiormente è lo spirito di sacrificio, la costanza, e quindi allora io non parlo tanto di spirito di sacrificio nei miei discorsi, perché parto dal presupposto che se una persona ama ciò che fa non lavorerà mai un giorno in vita sua. Se c'è passione per quello che si fa, non è visto come un prendo il mio tempo in cambio di denaro. È la realizzazione del tuo sogno. Il lavoro che ami è la realizzazione del tuo sogno. Tu non stai lavorando in realtà, stai facendo ciò che ami. Per cui io non parlo per me la parola spirito di sacrificio è qualcosa di fuori luogo. Ripeto. Per esempio io nel tatuaggio faccio tatuaggi, per me sì è lavoro, ma per me è passione. Io non mi sento, non ho la sensazione la stessa percezione di quando lavoravo per altri, per cui in una fabbrica piuttosto che in un altro lavoro, cioè non è la stessa cosa, perché faccio ciò che amo. Che poi questo fare ciò che amo ha comunque dei lati dove mi porta un po' di stress, per diversi aspetti, insomma, questo non c'entra, ma però non ho la percezione del lavoro inteso come sacrificio. Certo, non dormo la notte per arrivare a migliorare, per arrivare a capire certe cose in più, per fare quello scalino in più, ma non è un qualcosa che mi pesa come potrebbe essere un lavoro che faccio per altri del quale non amo. Mettiamo il caso che devo andare a fare l'idraulico e a me l'idraulico non piace, ma lo faccio perché mi serve sostenermi, no? Quindi mi serve un lavoro e faccio l'idraulico. In questo senso mi pagano perché faccio l'idraulico. Però non è ciò che amo. Questo è un esempio. Quindi la costanza vince sul talento. Se una persona ha talento in più a costanza, ecco che viene fuori il vincente. Cioè il vincente, colui che porta risultato, colui che fa la differenza sul campo.
Il vincente è l'unione della costanza col talento. Poi ci sono persone che hanno portato grandi risultati anche non avendo particolare dote naturale, quindi talento, il talento che è qualcosa che è innato, ma semplicemente avendo molta, ma molta costanza. Quindi la costanza io ritengo vince sul talento. Non ho la verità assoluta, come uso sempre dire, ma però questo ho notato e vi porto questa esperienza. Poi, ripeto, ognuno vedrà da sé sul suo cammino che ha intrapreso qual è la sua verità. Per cui la costanza vince sul talento. Scusate, guardo là perché qua c'ho davanti il monitor e mi sto guardando come vengo fuori. C'è il video e vedo lì, purtroppo la webcam è lì, ma c'ho anche la luce dietro e mi dà un po' fastidio vedere la luce, proprio devo vedere quasi in faccia la luce perché c'ho la luce lì. Allora mi viene più naturale guardare qua. Bene ragazzi, allora abbiamo visto anche questo interessante argomento. Portatemi pure se avete dei commenti da fare, se avete la vostra opinione, sarebbe interessante. Per il resto è tutto, da Lucky è tutto, vi do un caro saluto ragazzi, al prossimo video, ciao.